Volevo realizzare da tempo un video sulla sanità in Tunisia. Ho cercato di raccogliere quante più informazioni possibili da fonti ufficiali e metterle insieme alle esperienze personali che mi hanno coinvolto, più quelle di alcuni connazionali che conosco personalmente e mi hanno raccontato. In questo video vi parlerò di CNAM, dell'elenco ACPI, del modello I/TN9 che dovrebbe essere riservato ai soli INPS, non agli ex INPDAP, e delle differenze che ci sono tra pensionati provenienti dal settore privato e pubblico, dicendovi cose che probabilmente non sapete, di come sfruttare al meglio la sanità in Tunisia e in Italia e saperne qualcosa in più sulle assicurazioni. Concluderò poi il video parlandovi della qualità della sanità pubblica in Tunisia. Siamo pronti? In Tunisia dobbiamo dividere la sanità che è a nostra disposizione in due parti, privata e pubblica. Per noi pensionati c'è da fare anche una ulteriore distinzione. Gli INPS, chiamerò così i pensionati provenienti dal settore privato, possono registrarsi alla CNAM, Cassa Nazionale Assicurazione Malattie, e avere non pochi benefici, tra i tanti il riconoscimento delle malattie croniche, anche se pregresse e riconosciute in Italia, sempre se presenti nell'elenco ACP in Tunisia, presentando il modulo I/TN9 timbrato dalle proprie ASL o INPS di competenza e dopo l'iscrizione AIRE. Attenzione, occhio alle informazioni che ci sono in rete. Dovete essere prima registrati all'AIRE e poi chiedere la registrazione alla CNAM. Per essere più chiaro possibile, vi do le informazioni su CNAM dettagliate e aggiornate. Le trovate nel post di YouTube che vi indico in descrizione e che trovate anche qui sopra. Per quale motivo accanirsi così tanto con gli impiegati statali non lo capirò mai. Eppure è chiaro. Gli ex INPDAP, chiamerò così i pensionati provenienti dal settore pubblico, non possono usufruire dell'assistenza sanitaria in Tunisia, mentre gli INPS defiscalizzano ovunque ed hanno anche la sanità locale. Leggendo in rete tra Facebook, YouTube, forum e siti web è facile guardare video che, come ne ho parlato più volte, vengono realizzati frettolosamente e copiando qualche dicitura trovata in rete senza alcun approfondimento. Su YouTube, ad esempio, si trova di tutto. I pensionati in Italia possono avere la copertura sanitaria per 90 giorni, omettendo di dire che è solo per le urgenze, oppure che la CNAM accetta solo le iscrizioni dei pensionati del settore privato, cioè gli INPS e non gli ex INPDAP. Beh, qui c'è da fare un approfondimento un attimo e ora lo facciamo insieme. Si sa che alcuni ex INPDAP si sono registrati alla CNAM ed hanno ottenuto i benefici così come gli INPS, perché a differenza di quello che si dice, allo sportello CNAM chiedono il permesso di soggiorno e il modello I/TN9 e niente altro. Per carità, sono felice per loro e concordo in pieno sull'argomentazione che se si è impiegati pubblici o privati lo si è fino al momento della pensione. Poi la figura giuridica dovrebbe essere quella di pensionato e ce ne dovrebbe essere solo una, tant'è che l'INPDAP è stato assorbito dall'INPS. Però questa differenza permane sia in termini di defiscalizzazione sia per quelli sanitari. Qualcuno ne conosce il motivo? Io no, e vi assicuro che ho scritto e parlato con tante di quelle persone sull'argomento che nemmeno immaginate. E per quei connazionali ex INPDAP che si sono iscritti ottenendo dalle loro ASL il modello che ho indicato timbrato, chi è sbagliato? Loro a richiederlo? Ma se non potevano averlo, perché gli è stato concesso? Siamo in presenza di una concessione regionale anche in questo caso, oppure di un errore, abuso o cosa? Purtroppo non ho un canale con milioni di visualizzazioni, ma mi piacerebbe che qualche politico italiano voglia finalmente spiegarci meglio questa distinzione e questi indubbi privilegi riservati però agli ex lavoratori privati. Non trovo giusti questi trattamenti discriminatori, quasi paragonabili a categorie di serie A o B. Voi che ne pensate? Datemi la vostra opinione scrivendo un commento. Defiscalizziamo in solo 4 paesi nel mondo. Mi sembrerebbe corretto concedere anche la sanità. Così facendo si incentiva l'uso delle compagnie assicurative private, per un loro esclusivo vantaggio. Fatta questa premessa a mio avviso doverosa, parliamo di come noi pensionati possiamo sfruttare al meglio la sanità italiana, tunisina e privata.
Ve ne parlo chiaramente sulla base delle esperienze acquisite e l'interpretazione potrebbe essere diversa da persona a persona. La sanità privata in Tunisia è di altissimo livello, sicuramente confrontabile con qualsiasi altro paese. Ottimi medici e strutture all'avanguardia. Un esame può costare tra i 20 e i 40 dinari, un consulto 40 dinari e uno specialistico circa 60 dinari, meno di 20 euro per intenderci. E gli esami anche più complessi girano intorno a cifre comprese tra i 100 e i 150 dinari, parliamo di circa 45-50 euro. Diverso è invece il ricovero in clinica e gli interventi chirurgici, che hanno costi più alti anche se inferiori alla media delle cliniche private di altri paesi. La Tunisia inoltre sta diventando un punto di riferimento importante per gli interventi estetici e dentali, sia in termini qualitativi per la presenza di importanti professionisti, sia economici, grazie ai costi contenuti e di gran lunga inferiori all'Italia. Ma se volessimo fare una polizza sanitaria, qui entriamo in un argomento chiaro, ma controverso allo stesso tempo, perché la stragrande maggioranza delle informazioni sono date da chi vende polizze. Vediamo di parlarne in maniera obiettiva e sempre sulla base di quello che ho accertato con sicurezza. In Tunisia esiste una sola compagnia di assicurazioni che stipula contratti per i pensionati, la Macreb, ma purtroppo fino al compimento del 59° anno d'età. Altre compagnie tunisine non mi risultano. Se qualcuno ne conoscesse qualcuna, mi farà un gran piacere segnalarmelo nei commenti. Sarà utile anche per tutti quanti gli altri. Ma attenzione, sto parlando però di assicurazioni locali. Dall'Italia invece sembrerebbero esistere assicurazioni che fanno contratti internazionali, ma da quello che mi risulta tutte operano con il regime dei rimborsi e qui il problema. Purtroppo le segnalazioni di connazionali che dicono di aver preso un rimborso parziale delle spese sostenute è numeroso e il perché sia difficile avere un'offerta migliore è chiaro. Assicurare un sessantenne o maggiore non è proprio il migliore degli investimenti. Ve la dico così in maniera cinica, ma è purtroppo la cruda realtà. Inoltre mi sono stati segnalati casi in cui le compagnie assicurative garantivano rimborsi solo per un numero limitato di cliniche, che spesso non erano chiaramente indicate, o addirittura presenti solo a Tunisi e nessuna delle zone del sud. Così come l'utilizzo dell'ambulanza in caso di urgenze, che mi hanno raccontato dei connazionali di Amamet hanno dovuto pagare di tasca loro. Difficile quindi stipulare contratti assicurativi o almeno contratti che ci diano garanzie di essere realmente convenienti. Esistono alternative però? Vi spiego come fanno un buon numero di connazionali che ho avuto modo di conoscere personalmente. Fanno visite e accertamenti qui in Tunisia, e se hanno bisogno di fare un intervento chirurgico, naturalmente sto parlando di interventi chirurgici che non sono di urgenza perché altrimenti li fanno sicuramente qui, si recano in Italia interrompendo l'iscrizione all'AIRE e riottenendo così la copertura sanitaria e il medico di base. Lo sapevano in pochi che era possibile farlo, ma lo è e si hanno 6 mesi di tempo per fare tutto e iscriversi nuovamente all'AIRE. Ricordate che solo se si superano 6 mesi in Italia si perde la defiscalizzazione. Diversamente no, e fare questa operazione è estremamente semplice e si parte col fare il cambio della residenza AIRE online e il resto in Italia. Gli INPS possono iscriversi a CNAM, ottenere il riconoscimento di malattie nuove e pregresse purché corrispondenti all'elenco ACPI tunisino e ottenere anche il rimborso delle spese medicinali. Ma questo elenco ACP che cos'è? Si tratta dell'elenco delle malattie riconosciute qui in Tunisia. Sapete dove visionarlo? Ve lo do io. In descrizione vi lascio il post con l'elenco completo ed aggiornato. Voglio ringraziare per questo il vicepresidente dell'Associazione Italiani di Tunisia, Roberto Lilla, che mi ha fornito alcuni dati ufficiali come l'elenco ACPI e alcune informazioni dettagliate su CNAM. A quanto pare i vantaggi di essere un pensionato proveniente dal settore privato non finiscono. Come si sa, infatti, sia INPS che ex INPDAP possono usufruire della sanità italiana per le urgenze, ma in alcune regioni d'Italia viene data l'opportunità agli INPS di avere un medico curante e la possibilità di usufruire della sanità per un periodo stabilito da loro, anche non d'urgenza. Niente male, no? Quali sono le regioni? Non esiste un elenco perché si tratta di disposizioni e concessioni regionali che differiscono tra regione e regione. Basterà informarsi con accuratezza presso l'ufficio residenti all'estero di ogni ASL e chiedere
se loro concedono questa agevolazione che, ripeto, non è una legge, ma una disposizione regionale. Ma quindi un ex INPDAP può iscriversi a CNAM? Se lo chiedete a chiunque vi dirà sicuramente di no, perché è chiaramente indicato negli accordi tra Italia e Tunisia e in linea di massima è così. Ma non viene menzionato il fatto che alcune regioni hanno facoltà, autonomamente, di concedere delle agevolazioni. Sta di fatto che se siete pensionati e vi presentate alla CNAM con il permesso di soggiorno e il modulo I/TN9 timbrato, vi registrano e a loro poco importa che tipo di pensionati siete. Questo ve lo avevano mai detto? Sempre rimanendo in tema sanità tunisina, com'è quella pubblica? È davvero così pessima come si dice? Per rispondere a questa domanda bisognerebbe capire che, come in Italia non è possibile rispondere nello stesso modo se si parla di Milano piuttosto che di Canicattì, anche in Tunisia bisogna sapere che ci sono ospedali civili che versano in condizioni davvero pessime purtroppo e non adatte a noi, mentre altri sono accettabili, come ad esempio quello di Monastir, che ho avuto modo di conoscere personalmente a seguito dell'incidente occorso tempo fa con lo scooter. Certamente ho notato una carenza di attrezzature e un'igiene discutibile, ma accettabile. Quello che mi ha colpito è stata la celerità nonostante un'alta affluenza di persone. Ho fatto la prima visita, poi la lastra e infine la seconda visita successiva, tutto in poco più di un'ora, anche se ho dovuto pagare prima i vari ticket. L'ospedale non mi ha fornito il tutore per la spalla, ma ha provveduto a mandare un inserviente a comprarlo per aiutarmi poi a metterlo. Voglio essere sincero, mi è capitato negli anni passati di trovarmi in ospedali italiani peggiori dal punto di vista della pulizia e della disponibilità a risolvere dei problemi. Ma sicuramente è impossibile fare raffronti. La sanità pubblica tunisina è carente di attrezzature e strutture adeguate. La pulizia dipende da chi gestisce l'ospedale e su Monastir sono rimasto positivamente colpito, mentre per altri ospedali posso dire non proprio bene. Ad esempio quello di Susso, che ricordo stare nella zona di Selul, accompagnai tempo fa un'amica a fare degli accertamenti e sinceramente, oltre allo sporco e alla disorganizzazione che mi ruotava intorno, vidi una certa ostilità nei nostri confronti da parte di inservienti e infermieri che erano scontrosi e quasi infastiditi della nostra presenza, nonostante la mia amica parlasse un poco l'arabo e molto bene il francese. Positiva quindi la mia esperienza a Monastir in ospedale? Ma sì, posso dire abbastanza soddisfatto, ma è bene precisare che non ero da solo, ma mi aveva accompagnato un cameriere dell'albergo dove ero ospite all'epoca, un signore tunisino molto garbato e gentile. Lo stesso mi raccontava che può capitare di trovare tunisini che non sono contenti di vedere gli italiani in ospedali civili, perché dicono voi avete i soldi, andate in quelli privati. Una mentalità dovuta alla loro provenienza dall'entroterra che li rende un po' scontrosi e chiusi agli stranieri, ma che tanti tunisini non condividono. Vorrei concludere il video nel dire che sicuramente non si può dire bene della sanità pubblica tunisina. Le strutture sono carenti, l'igiene è davvero precario, ma si può trovare qualcosa di accettabile a differenza di dove ci si trova e bisogna provarlo e vederlo da soli, perché c'è poco da fare affidamento su quello che raccontano molte persone. Io ho avuto un'impressione positiva a Monastir e un poco infelice a Sus, ma magari c'è ancora di meglio, o forse di peggio. Ma quello che mi sento di consigliarvi quando vi trasferite in Tunisia è di assicurarvi l'assistenza di un uomo tunisino. Non ho detto uomo tanto per dire, un vicino di casa, un amico di un amico, qualcuno che avrà piacere di guadagnare qualcosa, ma sarà per voi una salvezza, in caso dobbiate andare in ospedale per qualsiasi ragione. Senza contare che conoscendo i luoghi sarà utilissimo per fare visite specialistiche accompagnandovi nei posti migliori e assicurandovi un trattamento giusto. Perché un uomo e non una donna, specialmente se straniera, anche se conosce la lingua? Perché sempre a detta del mio amico Fakri, chi ha una mentalità chiusa si relazionerà più facilmente con un uomo. E così purtroppo ho avuto modo di constatarlo anche personalmente. Cosa succede se vi rendete conto che i vostri diritti sono lesi? Siete stati truffati e volete rivolgervi alla polizia? Mai agitarsi, alzare la voce o diventare minacciosi. Bisognerà mantenere la calma e con ferma decisione rivolgersi alle autorità competenti. Avendo fatto un po' di esperienza in campo legale e avendo stretto amicizie con colleghi da ex collega della polizia, vi darò qualche dritta su come far valere i vostri diritti.
وقت غروب الشمس واقف عالبحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة